Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi interessa tantissimo, soprattutto se siete appassionati di soap opera turche come me. Oggi andremo a sviscerare un po' di gossip, di pettegolezzi e, diciamocelo, anche un po' di dramma che circonda una delle coppie più amate e seguite del panorama televisivo turco, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Avrete sicuramente sentito parlare di Burak Özçivit in Italia, Neslihan Atagul distrutta. Un titolo un po' forte, lo ammetto, ma che ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social media e tra i fan delle loro serie TV. Cercheremo di capire insieme cosa c'è di vero in tutto questo clamore, cosa è successo realmente e, soprattutto, come stanno vivendo questa situazione i diretti interessati. Prima di iniziare, però, volevo chiedervi un piccolo favore. Se questo tipo di video vi piace, se siete curiosi di scoprire cosa c'è dietro le quinte del mondo dello spettacolo turco, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento e rimanere sempre informati sulle ultime news e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel vivo della questione. Allora, partiamo dal presupposto che Burak Özçivit e Neslihan Atagul sono due attori di incredibile talento, amati e apprezzati in tutto il mondo. Burak, diventato una vera e propria icona grazie al suo ruolo in Kara Sevda, ha un fascino irresistibile che conquista il pubblico femminile di ogni età. Neslihan, dal canto suo, è una bravissima attrice, con una bellezza intensa e una capacità interpretativa che la rende unica. Entrambi hanno costruito una carriera di successo, recitando in serie TV che hanno fatto il giro del mondo e conquistando milioni di fan. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, il successo porta con sé anche una buona dose di pressione, di sguardi indiscreti e di pettegolezzi che possono mettere a dura prova anche le relazioni più solide. La presunta crisi, o il dramma, come l'hanno definito alcuni, è iniziata a circolare in seguito ad alcune indiscrezioni e, soprattutto, a una serie di eventi che hanno alimentato i pettegolezzi. Innanzitutto, Burak Özçivit è stato avvistato in Italia, per la precisione a Milano, per impegni lavorativi legati a una campagna pubblicitaria di un noto marchio di moda. Fin qui, nulla di strano, direte voi. Un attore famoso che viaggia per lavoro, succede di continuo. Ed è vero, ma in un mondo come quello dello spettacolo, dove ogni movimento viene analizzato e amplificato, anche un semplice viaggio di lavoro può diventare una bomba mediatica. Il punto è che questa trasferta italiana di Burak ha coinciso con un periodo particolarmente delicato per Neslihan Atagul. L'attrice, infatti, ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute che l'hanno costretta a prendersi una pausa dal set della sua ultima serie TV, GDZ. Questa improvvisa interruzione delle riprese ha generato molta preoccupazione tra i fan, che hanno iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo realmente. Le speculazioni si sono moltiplicate a dismisura, alimentate anche dalla mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dell'attrice o del suo entourage. Questo silenzio ha creato un vuoto informativo che è stato riempito dai media e dai social media con ipotesi di ogni tipo, spesso senza alcun fondamento. In questo contesto, la presenza di Burak a Milano, lontano da Neslihan, ha scatenato una serie di speculazioni. Molti hanno iniziato a ipotizzare che tra i due ci fosse una crisi, che il loro matrimonio fosse in pericolo e che la distanza fisica fosse solo la punta dell'iceberg di problemi più profondi. Le voci di corridoio si sono fatte sempre più insistenti, alimentate anche da presunte fonti anonime vicine alla coppia che avrebbero rivelato dettagli intimi e compromettenti sulla loro relazione. A tutto questo si è aggiunta la mancanza di interazioni social tra i due. Di solito, Burak e Neslihan sono molto attivi sui social media, dove condividono spesso foto e video insieme, mostrando la loro vita quotidiana e il loro amore. In questo periodo, invece, il silenzio è stato assordante. Nessun commento, nessuna foto, nessun like reciproco. Un'assenza che, ovviamente, ha alimentato ulteriormente i pettegolezzi. L'assenza di interazione sui social, in un'era in cui la comunicazione digitale è fondamentale, è stata interpretata come un segnale inequivocabile di crisi. Ma non solo. Alcuni siti di gossip hanno addirittura ipotizzato un presunto flirt tra Burak e una modella italiana conosciuta durante la sua permanenza a Milano. Queste voci, sebbene prive di fondamento,
hanno contribuito ad alimentare ulteriormente il fuoco della speculazione e a creare un clima di tensione intorno alla coppia. La macchina del gossip si è messa in moto a pieno regime, alimentata da clickbait e notizie sensazionalistiche che hanno avuto un'impa TTO devastante sull'immagine pubblica di Burak e Neslihan. A questo punto, però, è importante fare un po' di chiarezza e analizzare la situazione con un po' di obiettività. Innanzitutto, è fondamentale ricordare che Burak e Neslihan sono persone molto riservate e che non amano esporre troppo la loro vita privata. Quindi, la loro assenza dai social media potrebbe essere semplicemente una scelta consapevole, un modo per proteggere la loro privacy in un momento delicato. La loro decisione di non alimentare il gossip con dichiarazioni o smentite potrebbe essere interpretata come una strategia per proteggere la loro relazione dalle intrusioni esterne e per affrontare i problemi in privato. Inoltre, è importante considerare che Burak aveva degli impegni lavorativi inderogabili a Milano. La sua presenza era necessaria per la realizzazione della campagna pubblicitaria e non poteva essere rimandata. Quindi, la sua trasferta italiana non è stata una scelta, ma una necessità professionale. Ignorare questo aspetto significa semplificare eccessivamente la situazione e non tenere conto delle esigenze lavorative di un attore di fama internazionale. Per quanto riguarda i problemi di salute di Neslihan, è vero che l'attrice ha dovuto interrompere le riprese della sua serie TV, ma sembra che si tratti di una patologia non grave, che necessita solo di riposo e cure adeguate. Neslihan stessa ha rassicurato i suoi fan attraverso i social media, spiegando di aver bisogno di un periodo di pausa per recuperare le energie e tornare al lavoro più forte di prima. Questo messaggio, sebbene tardivo, ha contribuito a placare in parte le preoccupazioni dei fan e a smorzare l'eco dei pettegolezzi. Quindi, cosa è successo realmente? Probabilmente, niente di drammatico come è stato dipinto dai media. Burak ha avuto degli impegni lavorativi in Italia. Neslihan ha avuto bisogno di riposo per motivi di salute e i due hanno semplicemente preferito mantenere un profilo basso per proteggere la loro privacy. La combinazione di questi fattori ha creato un terreno fertile per le speculazioni e i pettegolezzi, ma non necessariamente riflette la realtà dei fatti. Certo, è innegabile che la situazione sia stata gestita in modo un po' enigmatico, alimentando involontariamente i pettegolezzi. Forse, una maggiore trasparenza da parte dei diretti interessati avrebbe potuto evitare tutto questo clamore. Ma, come ho detto prima, Burak e Neslihan sono persone molto riservate e hanno il diritto di proteggere la loro vita privata. Inoltre, è importante considerare che la pressione mediatica a cui sono sottoposti è enorme e che qualsiasi dichiarazione o gesto potrebbe essere interpretato in modo distorto e utilizzato per alimentare ulteriormente i gossip. In conclusione, credo che sia importante non lasciarsi trascinare troppo dai pettegolezzi e dalle speculazioni. Burak e Neslihan sono due persone che si amano e che stanno affrontando insieme una fase delicata della loro vita. Cerchiamo di rispettare la loro privacy e di augurare loro il meglio. Invece di alimentare il gossip e la negatività, dovremmo concentrarci sul loro talento e sul loro contributo al mondo dello spettacolo turco. Ma, andando oltre la semplice cronaca rosa, questa vicenda solleva una questione più ampia: il ruolo dei media e dei social media nella vita delle celebrità. Spesso, la vita privata delle star viene violata e strumentalizzata per generare click e aumentare l'audience. Questo tipo di comportamento non solo è irrispettoso nei confronti delle persone coinvolte, ma può anche avere conseguenze negative sulla loro salute mentale e sul loro benessere emotivo. È importante che i fan e i media si ricordino che dietro i personaggi pubblici ci sono persone reali, con sentimenti e fragilità. Siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo cercato di fare chiarezza sulla presunta crisi tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, analizzando i fatti e cercando di separare la realtà dalla finzione. Abbiamo visto come la trasferta italiana di Burak e i problemi di salute di Neslihan abbiano alimentato i pettegolezzi, ma anche come sia importante considerare la riservatezza dei due attori e la necessità di rispettare la loro privacy. Spero che questa analisi vi abbia fornito una prospettiva più completa e obiettiva sulla vicenda. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche informazione utile. Se è così, non dimenticatevi di lasciare un like e di condividere il video con i vostri amici. E ora, la parola passa a voi. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che ci sia una crisi tra Burak e Neslihan, oppure pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di leggere i vostri pensieri.
E per finire, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se non l'avete ancora fatto, e di attivare la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e, soprattutto, condividetelo con tutti i vostri amici appassionati di soap opera turche. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Un abbraccio! Ricordatevi di seguire sempre la vostra curiosità e di non credere a tutto quello che leggete online. Un bacione!